Buongiorno e bentornati all'appuntamento di questa sezione interviste del Ca' Foscari Short Film Festival. Io sono Rebecca. Io Emilia. E qui con noi oggi c'è Marco Mazzone. Ciao Marco, Ciao. piacere averti qui. Grazie. Marco è il regista del cortometraggio Vegetariani che sarà in gara quest'anno al concorso internazionale di questa 11ª edizione del festival. Bene Marco, volevamo chiederti da cosa nasce la tua passione per la regia? Cos'è che ti ha ispirato? Quali sono i tuoi modelli? Sì, no, diciamo che ho iniziato ad avvicinarmi un po' al mondo del cinema e del teatro soprattutto da quando ero al liceo. Avevo partecipato a un laboratorio, semplicemente a un laboratorio scolastico di teatro, e poi da lì mi sono completamente innamorato e quindi ho continuato a fare teatro fuori da scuola. E finendo appunto poi i corsi al liceo mi sono ritrovato un po' nel chiedermi che cosa fare del mio futuro, e in quel momento ho capito che mi stavo avvicinando quasi automaticamente al mondo del cinema, anche per semplicissime passioni. Vedevo tanti di quei film che mi uscivano gli occhi da fuori dall'orbite e quindi poi ho cercato online, ho fatto tantissime ricerche, ho visto che a Roma c'era tantissimi modi diversi per riuscire a studiare cinema, e da lì è nato. E mi sono innamorato sempre di più del cinema. È una cosa molto semplice, però diciamo che sì, la miccia che ha fatto scattare tutto è stato il teatro, che continua ad essere la mia passione incredibile, e magari un giorno riuscirò a fare uno spettacolo, forse. Bello. Speriamo. Allora, in Vegetariani parli di temi come la morte, la caccia e il macismo. E da dove hai preso l'ispirazione per questo tuo corto? Ovvero la realtà, tu ti basi su di una realtà a te vicina, oppure era un'ispirazione per veicolare un messaggio magari più ampio? No, diciamo che i temi sono i temi da dove vengo io, dove viene il mio sceneggiatore Edoardo Puma, insomma sono un po' i temi legati all'educazione che un ragazzo, un maschio ha in Italia, insomma quella di avvicinarti il più possibile a determinato tipo di educazione che ti mantiene saldo a quei valori maschi, e quindi è una sceneggiatura che è nata veramente in una maniera estremamente semplice e lineare. Difatti l'educazione è anche un tema molto importante, appunto quello di tramandare una tradizione di famiglia, no? E quindi è qualcosa che ci è venuto estremamente spontaneo, estremamente semplice. Questo veniva da un soggetto che in realtà trattava di altro, non trattava di calcio, ma era sempre una storia padre-figlio dove di mezzo c'era il mondo del calcio, era, diciamo, sempre per mantenere i temi maschi italici forti. E poi da lì abbiamo un po' cambiato le carte in tavola, abbiamo deciso di puntare su qualcosa di più bucolico anche nelle atmosfere, e da lì è nata. Insomma, sono temi che per un ragazzo cresciuto in Italia da una famiglia di stampo cattolico sono temi semplicissimi da portare avanti, e quindi sono molto naturali, viene quasi spontaneo voler raccontare queste cose. Sì, così. A proposito del titolo invece, Vegetariani, è abbastanza fuorviante rispetto al contenuto, al tema centrale del corto. Perché questa scelta? Sì, perché appunto in una prima stesura di sceneggiatura il cibo aveva un valore molto importante. Un altro tema, insomma, un altro argomento che c'è all'interno del corto è la caccia, e c'era una scena molto importante in famiglia dove venivano fuori tante cose. Poi era una scena che a me ed Edoardo non ispirava più, il cibo è andato in un secondo piano, ma noi avevamo questo titolo che ci piaceva tantissimo sulla nostra cartella della sceneggiatura, e ci siamo detti: teniamo il titolo, lo cambiamo. Ci piaceva così tanto che poi ci siamo detti: guarda, lasciamolo. C'è qualcosa a livello simbolico, a livello analogico quasi di pensiero, che ti può far ricondurre una sorta di provocazione, e quindi ci siamo detti: manteniamo il titolo Vegetariani, e quindi così è stato. Capisco che però, come mi dici tu, molto spesso mi chiedono: perché vegetariani? È stato questo il nostro però sì, eravamo molto attaccati al titolo, e quindi c'è più un discorso personale forse dal progetto, che è sbagliatissimo, non bisognerebbe mai farlo, ma ci piaceva così tanto che ci siamo detti teniamo. Bene, giusto così. D'accordo, allora un'ultimissima domanda. Volevamo chiederti se avessi progetti futuri e lavori in cantiere già da ora.
Sì, quelli ce li hai sempre, poi io ho frequentato una scuola di cinema dove comunque nel corso non giri tutto l'anno, quindi hai tanto tempo per poter pensare ai tuoi progetti futuri, quindi una notazione, un appunto, una ricerca, e quindi ci sono tantissimi progetti che uno ha nel magico calderone che sono i propri appunti. Poi dall'ideazione alla progettazione ci passa un mondo intero e quindi sì, qualcosa c'è in ballo, qualcosa che probabilmente richiederà un po' più di tempo, sia nella ricerca di sceneggiatura, sia nella ricerca di altri materiali, di materiali nuovi. Comunque sì, ci sono diversi progetti, tra cui un documentario che forse sta prendendo più forma rispetto a un altro racconto di fiction, ma sì, ci sono altri progetti. Non dico niente per scaramanzia, spero che Speriamo allora bene con te. Niente, benissimo Marco, grazie mille per Grazie a essere stato qui con noi Grazie. oggi. E da Ca' Foscari Shopping Festival è tutto. Grazie Marco, buona giornata. Buona giornata. Grazie.